Ciao a tutti, un uomo che ti ama davvero fa queste tre cose. Quali sono le cose che fa un uomo che ti ama davvero e che ti permette di capire se davvero ti ama, se davvero è coinvolto con te? Allora, la prima cosa che fa in assoluto, se veramente ti ama, ti dà la sua fiducia, cioè la fiducia in te. In cosa si traduce la fiducia in te? Si traduce nel fatto che, ad esempio, non è geloso nei tuoi confronti, che, ad esempio, non ti vuole controllare il cellulare, che, ad esempio, non vuole sapere dove sei, cosa fai, sempre controllare. Ecco, un uomo che ti controlla non ti ama, ma non ti ama! Un uomo che ti ama davvero, invece, ti dà fiducia, piena fiducia in te. Poi, è ovvio che se tu non riponi bene, se questa fiducia è mal riposta, va bene, le cose possono prendere delle pieghe diverse, ma in linea di principio un uomo che ti ama davvero ha fiducia in te, si fida. Questa è la cosa fondamentale che devi capire. La seconda cosa che devi capire, perché l'innamoramento prevede anche un coinvolgimento passionale, c'è poco da fare. Poi, certo, col tempo, quando si diventa anziani, insomma, a parte che poi c'è anche la strada chimica volendo, quindi un uomo che ti ama davvero è coinvolto e attratto da te, ha voglia di non soltanto di fare sesso, ma ad esempio ha voglia di baciarti, cioè ti bacia quando fa sesso, anche quando non lo fa. Ha voglia di darti un bacio profondo, non soltanto il bacio così superficiale, perché questo denota che c'è un'intimità passionale, un'intimità profonda. Non è soltanto un qualcosa che trascende, diciamo così, la passionalità, ma entra dentro profondamente. Quindi baciare in modo profondo, il French kiss, è un segno, diciamo, che nell'ambito della passionalità deve esserci per un uomo che ti ama. Quindi ci deve essere ovviamente una passionalità completa, però anche che preveda anche quello. E non soltanto durante le fasi operative, ma in generale. Quindi questo, la passionalità intesa in questa eccezione è un'altra caratteristica, è un'altra, come dire, è il secondo punto che ti fa capire che un uomo ti ama davvero. Quindi il primo punto, la fiducia in te, da non sottovalutare. Quindi quando, per questo qua della fiducia è da prendere bene in considerazione. Se un uomo ti vuol controllare, eccetera, vuol vedere tutte le cose, chi sei, cosa fai, dove vai, perché esci con quella, perché esci con quello, perché vai da questa parte, non ti ama, ti vuole controllare. Al più potrebbe pure essere uno che oltre a non amarti magari ha qualche caratteristica narcisistica e la passionalità fondamentalmente. E poi un'altra cosa che ci deve essere, se un uomo ti ama davvero, è condividere e comunque i tuoi valori, condividere le tue credenze, essere in sintonia profonda con i tuoi valori e le tue credenze, perché altrimenti, certo, puoi amare chiunque, ma non si creerà mai quell'amalgama, quel mischiarsi, se hanno valori diversi, stili di vita diversi. Quindi deve apprezzare. Non è detto che debbano essere uguali dall'inizio, però nel corso dell'interazione deve accettare quelli che sono i tuoi valori. Ovvio, deve essere uno scambio, per carità, non deve essere un rapporto a senso unico, però i valori vanno accettati, vanno mischiati, vanno presi in considerazione e ci va il rispetto, ovviamente, per i valori degli altri. Avere rispetto per i valori degli altri e condividerli vuol dire tante cose, ad esempio non giudicare le persone. Ecco, uno che ti giudica non rispetta i tuoi valori, non rispetta le tue credenze, non rispetta te. Quindi non ci deve essere giudizio, ci deve essere accettazione, ci deve essere comprensione. Questa è la terza cosa. Ovviamente sono delle macro cose che deve fare un uomo che ti ama, però queste macro cose ci devono essere tutte. Quindi i valori sono veramente, veramente potenti perché vuol dire che non c'è giudizio, vuol dire che non c'è rifiuto, vuol dire che c'è accettazione, vuol dire che c'è comprensione. Questo è.
quello che deve accadere. E nella fase poi di innamoramento, ancora nella fase iniziale, magari si possono anche ribaltare i codici piacere e sofferenza, cioè magari inizialmente fa delle cose che poi dopo non fa più. Ecco, quindi su questo bisogna prestare attenzione, non prestare attenzione alla prima fase. La fase è quella dove ci può essere innamoramento o la fase di corteggiamento, perché in quella fase lì naturalmente tendono a ribaltarsi i codici di piacere e sofferenza, cioè è probabile che in quella fase faccia delle cose che poi in seguito non ripete più, che poi in seguito non fa più. E allora lì non era innamoramento, ma era solo un'onda passionale che si è esaurita. Quindi queste tre cose però sono fondamentali. Veramente devi prendere in considerazione la fiducia, la passionalità e i valori condivisi, che vuol dire il non giudizio. Bene, per questo video è tutto, seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Teramasco, iscriviti al canale, iscriviti al mio nuovo canale Felicità e Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti.